punto di riferimento per gli appassionati di tecnologia. Da dove nasce la passione e l'idea di creare un canale tutto tuo? Caspita, che introduzione. Io so che tu hai un background architettura. Sì, esatto. Okay. In realtà sono architetto iscritto all'ordine, all'albo, il mio bello studio, ma come dicevi tu ho una grandissima passione proprio per la tecnologia. Però mi hai introdotto, mi hai dato una responsabilità grande. Cioè In realtà io quando accendo la telecamera e inizio a raccontare dei prodotti, delle cose, è come se le raccontassi a 4 amici al bar, veramente, proprio così mi viene di pancia, di stomaco e, ripeto, passione. Mi chiedevi da dove è nata? Io? Sì, no, mi sono dimenticato già la domanda. No, dicevo, da dove nasce la passione e l'idea di creare un canale tutto tuo? Ok, allora, che l'hai creato? Io l'ho creato 4 anni fa, il canale mio. Ok. Prima lavoravo con degli editori. La passione penso sia un gene innato in me, perché da quando ero piccolo proprio smontavo le radio, i miei genitori erano veramente disperati perché la radiosveglia, le radioline, i transistor. Mio nonno era un tecnico della pista Pirelli, l'ha costruita, l'ha studiata, l'ha ingegnerizzata, quindi secondo me il gene arriva da lui e da piccolo costruivamo, saldavamo la puzza di stagno, i transistor, eccetera, eccetera. Quindi secondo me il background è un po' quello. L'idea del canale tutto mio è arrivata da un mal di pancia. Ah. Sì, da un mal di pancia, perché anche a 40 anni si possono imparare cose, anzi non si smette mai di imparare, e quindi da un mal di pancia, da un mese con l'altro, ho registrato il mio dominio e un mese dopo ero online con il mio canale, il mio blog e tutto quello che ne consegue. Ok, e quando hai realizzato il tuo primo video, avresti mai immaginato che ti avrebbe portato dove sei oggi? No, anche perché allora non c'era ancora YouTube, non c'erano ancora i social network. I modem facevano ancora quei rumori strani, non so se tu te li ricordi, facevano quelle robe lì, esatto, e quindi no, assolutamente no, anche perché rispetto, ho sentito prima l'intervista di Riccardo, interessantissima, lui è molto più imprenditore di me, io sono un imprenditore casuale, nel senso che casualmente mi sono ritrovato in questa situazione, adesso la sto gestendo, però no, allora non me lo sarei mai immaginato. È nato anche lì tutto per la passione, la cosa, mi piaceva fare quella cosa, l'ho fatta, mi sono impegnato e Però non l'avevi pensato come dire cambio strada, faccio impresa, faccio altro? Hai detto solo seguo la mia passione, esatto. Apro il mio blog, inizio a fare dei video. È esattamente andata così. E quando hai cominciato a vedere, come sei sentito quando hai cominciato a vedere persone che ti seguivano, che ti scrivevano, cosa scatta in quel momento? Scatta un bellissimo rapporto con chi ti segue, almeno da parte mia, mi piace tantissimo interagire con la community, mi piace tantissimo ascoltare critiche quando sono costruttive, utilissime, e mi piace proprio questo rapporto diretto con le persone, quindi questo mi ha dato la forza di andare avanti e anche di capire certe dinamiche, perché l'essermi comunque aperto un mio canale, un mio blog, un mio sito, comunque anche i profili social che iniziano ad andare bene, avevo molte interazioni, aiuta perché non so, mi sento un po' utile, diciamo così. Un po' utile. Okay. Quindi torniamo a quello che vi ricordate, la mia slide del primo giorno, essere imprenditori vuol dire servire, no? Almeno per me essere imprenditori vuol dire non farlo per se stessi, per il proprio ego, ma fare qualcosa per gli altri, perché di fatto tu generi cose che sono piacevoli, importanti, interessanti per le altre persone che non esistono. Infatti la base dell'imprenditoria è c'è un problema, quindi qua cito il tema anche dell'autenticità, che è un tema molto molto caldo dal punto di vista dell'influencer marketing. So che se ne è parlato tantissimo, sono anni che si parla di autenticità, però penso che oggi forse non era ancora venuto fuori, ma penso che sia importante farlo venire fuori, nel senso, io trovo che il vero influencer, specialmente chi ha iniziato all'inizio, no? Dove eravate in pochi e questo non era ancora un lavoro e tutto quanto, sanno perfettamente quanto è importante non solo parlare e fare la, tra virgolette, marchetta, ma rimanere fermi e vicini ai propri valori, ai propri ideali, a raccontarsi e raccontare quello che in qualche modo è lo specchio della tua personalità, di quello che a te piace, indipendentemente da quello che il mercato vuole, che credo sia un valore aggiunto dell'essere influencer. È il valore aggiunto, perché comunque mantieni la tua credibilità, mantieni anche... È anche importante capire con chi ti rapporti, chi è il tuo pubblico, perché se io, non so, prendessi un rossetto
e iniziassi a parlarne, che credibilità avrei? Zero. Quindi è un po' un mix di cose. No, certo, assolutamente sì. Quindi tu hai una ricetta magica di quanti video a esistono queste ricette magiche? Quanti video a settimana? Quanti minuti? Se ne parla tanto, è vero o non è vero? È vero, in parte. Allora, ovviamente YouTube, come anche altre piattaforme, premia chi crea contenuti, vivono di contenuti, quindi è ovvio che se tu più gliene dai, più sono contenti. Quindi il mix giusto, il balance l'ho trovato con un video al giorno, ti consente di avere comunque una crescita bene o male costante nel tempo. Questo è, diciamo, una media, poi ci sono i geni, i fuoriclasse, che fanno un video casuale ogni mese o quando gli capita, ma lo fanno così bene, così bello, così geniale, così fuori le righe, che diventano dei casi, però appunto sono dei casi, devi avere la genialità. Se ce l'hai, ok, se non ce l'hai è più costanza e anche appunto avere un mix di passione e anche trend, cioè rimanere su quelle due cose. Ok, e se dovessi disegnare, anche perché no, è qui e magari si chiede qual è il modello di business di un youtuber, how do you make money? Come si guadagna? Ma che sembra poi un argomento brutto, tutti dicono ma quanto guadagni? Ma cioè, vabbè, io dichiaro, fatturo, quindi non è un problema. Allora, dipende molto da due fattori. Il primo, visualizzazioni, il secondo, quando pubblichi il video, perché un video pubblicato a dicembre non è come un video pubblicato a gennaio, perché ovviamente a dicembre la raccolta pubblicitaria che fa Google banalmente per te, e a te ne dà una parte, è più alta rispetto al mese di gennaio, e questa è la parte YouTube, quindi monetizzazione dei video. Ok. E poi c'è invece la parte di influencer marketing, come dicevamo prima, dove ci sono i video sponsorizzati, ovvero quelli che fai prendendo dei soldi dalle aziende che ti pagano per parlare del loro prodotto. Ecco, scusa se ti interrompo su questo punto, com'è il rapporto con le aziende da un punto di vista dell'influencer? Perché spesso in eventi come questi si prende un po' il punto di vista del brand, il brand viene qua, ci racconta come parla con gli influencer, ma al lato influencer com'è questo rapporto? A volte è conflittuale, soprattutto il mio rapporto, immagino. Perché, sai, io sono su una sottile linea, perché comunque faccio recensioni, quindi devo rimanere imparziale in quelle, quindi le recensioni non possono mai essere sponsorizzate, ovviamente, soprattutto quelli del mio core, cioè i telefoni, cioè non può Samsung, adesso ho questo per caso, non perché mi paga Samsung, ma anzi non è neanche in vendita in Italia, quindi sono assolutamente super partes. E quindi devo dire come mi trovo e se mi piace o non mi piace. Dall'altra parte devi comunque, quando vieni pagato da uno sponsor, ovviamente mediare un po' e quindi le recensioni non sono sponsorizzate e faccio altre cose. Quindi ti racconto magari, non so, un'azienda di servizi, che servizio fa, se lo ritengo figo, allora quello sì è una cosa che può essere sponsorizzata, un servizio bello, te lo racconto, ti do visibilità, mi paghi, lo scrivo nel titolo e siamo tutti a posto. Però con alcune aziende appunto non faccio collaborazioni proprio per questo discorso di conflitto di interessi, con altre sì, quindi scelgo. Ecco, una cosa che faccio sempre è quando mi propongono un progetto, voglio sapere il brand e di cosa si tratta. Okay. Perché molto spesso ti arriva la mail, abbiamo un cliente tech, vuole fare un progetto con te, quanto costi? Non ti rispondo, cioè non è che non ti rispondo, ti dico fammi sapere il progetto, fammi sapere chi è il brand, perché devo capire se posso o non posso. Questo succede da parte delle agenzie, quindi principalmente che sono in mezzo, diciamo, all'influencer e al brand, ok? E quindi ti capita di dire di no? Là capita di dire di no, oppure dire fammi sapere quando saprai il brand del progetto, ne riparleremo. Ho notato una cosa negli ultimi tempi, che le agenzie tendono un po' al tot al chilo. E questa è una cosa che secondo me lato influencer va un attimino normata, non bisogna dire sì a tutti, e soprattutto anche appello alle agenzie, non trattateci solamente come un veicolo pubblicitario, cioè facciamo più progetti su misura, più cose tailor made, perché dire quanto mi costa un post Instagram, cioè non è bello secondo me, cioè dimmi cosa c'è dietro, dimmi il progetto, la vision. Appunto, ma secondo te le aziende hanno capito davvero qualcuna che cosa qualcuna vuol dire? no. Perché io ho la sensazione a volte che, specialmente in Italia, ancora non hanno ben capito il potere, cioè sanno che è qualcosa che devono fare o che devono iniziare a fare, ma ancora non sanno come. Non sanno come, esatto. È vero questo? È vero, assolutamente vero, ci sono aziende illuminate e aziende no.
perché dipende anche lì, però tendenzialmente è vero, è anche vero che in Italia questo fenomeno sta un po' scoppiando adesso, ho paura che stia diventando una bolla, da un certo punto di vista forse è anche meglio, perché poi quando scoppierà rimarranno diciamo, le persone più autorevoli, quelle che comunque hanno qualcosa da dire davvero, però sì, le aziende dovrebbero fare corsi, dovrebbero frequentare giornate come questa per capire anche come funziona e per non dare per scontato il fatto che do 1.000 euro a Galeazzi e mi fa il post. Certo, no, assolutamente sì. Senti, lato team, qual è il tuo team? Dietro di te sei solo o no? Immagino Allora, che ci sia. Vabbè, il mio team fondamentale è la famiglia, perché se non ci fosse moglie e figlio che riescono a incastrarsi con i miei impegni e aiutarmi in queste cose, ogni tanto tra l'altro Gabri e Chiara li coinvolgo nei miei video, ma sai perché? Ma banalmente perché io racconto spesso nei prodotti che provo la mia vita. Cioè, quando Ecco, questo infatti era il punto a cui volevo arrivare. Perché c'è Chiara ogni tanto nei miei video? Ma perché banalmente Chiara è lì con me e quindi la coinvolgo. Il mio team è fatto da un ragazzo che mi dà una mano ogni tanto a montare i video, quelli standard, ma quelli esperienziali li monto io, un ragazzo che scrive qualche news e basta, quindi molto ristretto. Okay, un difetto, faccio fatica a questo delegare. No, questo mi piace, lo so anch'io tantissimo. Questo mi piace molto comunque come cosa, nel senso che la parte lifestyle secondo me è bella quando viene fuori, no? L'influencer che racconta la sua vita e in qualche modo rappresenta qualcosa di vicino all'utente, che secondo me l'utente sente, no? Quando c'è... Sì. Mi confermate questo? Ma si crea un bel verità, rapporto quando c'è proprio poi. condivisione veramente della vita. Mi è successo anche a me, vabbè io non sono influencer, mi è successo di recente che tra le tante interviste che faccio dove parlo dell'evento, in realtà ne ho fatta una dove ero pure un po' giù, secondo me ero un po' giù di tono, insomma, ho parlato molto più della mia parte personale, no? Dei vari momenti diversi della mia vita in cui sono stata diverse cose e ho ricevuto più feedback positivi su quelli in cui parlo magari del successo dell'evento, quindi questo secondo me è un segnale che fa capire che le persone vogliono davvero le storie, vogliono davvero la verità, no? In qualche modo, l'autenticità della persona e della sua vita, al di là del prodotto, che poi il prodotto c'è chiaramente dentro, nel senso ne parli, però penso che sia apprezzato anche dai tuoi follower questa è assolutamente così, no, vita apprezzatissimo, presente. sì. Anche perché contestualizzi un po' quello che provi e quello che fai nel quotidiano e quindi la persona che ti segue si immedesima anche un po'. Quindi dice, caspita, lui sta usando così, lo sta facendo questo, lo faccio anch'io, allora per me va bene, per me va male. Quindi non è tanto la piattaforma, è l'idea vincente, la nicchia, ci sono delle nicchie verticali ancora inesplorate, se uno ha la passione e la competenza in quella nicchia si deve buttare. E quindi su Vince il contenuto ringraziamo Andrea Vince Galeazzi. il contenuto, assolutamente. Grazie mille, facciamo Grazie a te. un grande in bocca al lupo anche ad Andrea per i prossimi progetti. A presto. Grazie.